Salve a tutti, per chi non mi conosce sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video voglio mostrare come trattare il ferro per evitare che faccia la ruggine. In effetti ciò che vedremo non è altro che il continuo di un video che già ho pubblicato che si intitolava Come modificare una persiana tipo napoletana. Per cui nel primo video ho fatto vedere come si modificava la persiana, in questo secondo video invece vi farò vedere come verniciare la persiana per evitare che faccia la ruggine. Ok, allora, la prima cosa da fare è quella di montare un disco lamellare per scartavetrare un poco il metallo. Bene, finito di carteggiare, ora utilizziamo del diluente alla nitro per effettuare una buona pulizia. Prima di verniciare è necessario chiudere questa fessura che ora vedete nella foto. Per questo scopo utilizzo questo stucco poliestere bicomponente a base di alluminio. Vi raccomando di aggiungere un po' di catalizzatore allo stucco, altrimenti non indurisce. Una volta mischiato abbiamo giusto un paio di minuti di tempo per applicarlo. Le spatole e lo stucco potete trovarle facilmente da un rivenditore per vernici per auto. Finito di stendere lo stucco, è importante pulire bene le spatole. A questo scopo utilizziamo un po' di diluente alla nitro. Passata una mezz'ora possiamo utilizzare un disco lamellare per legare lo stucco applicato.
Questo che vedete è silicone acrilico che utilizzerò per sigillare bene l'incrocio tra un tondino ed un altro. Faccio questo per evitare infiltrazioni d'acqua che col tempo possono danneggiare il metallo. Per questa cosa possiamo utilizzare benissimamente anche lo stucco poliestere, però io ve lo sconsiglio in quanto è molto complicato carteggiarlo in questi punti. Fate come faccio io, utilizzate un pennellino bagnato con l'acqua per cercare di stendere bene il prodotto. Bene, ora prima di verniciare è indispensabile pulire di nuovo il ferro e per questo scopo utilizziamo, come abbiamo fatto prima, il diluente alla nitro. Carissimi signori, volevo dirvi che prima di verniciare con lo smalto è indispensabile trattare il metallo con l'antiruggine sintetico. Questa si fa per avere una buona protezione contro la ruggine. Ricordiamoci il famoso detto che dice che prevenire è meglio che curare, quindi questa cosa va fatta necessariamente. Fate attenzione che per la diluizione dell'antiruggine sintetico dobbiamo versare all'interno soltanto un 15 massimo 20% di acqua raggia oppure di diluente sintetico. Bene, allora incominciamo a passare l'antiruggine, logicamente iniziando dalla parte alta della grata. Carissimi amici, vorrei consigliarvi questo tipo di procedura per verniciare. Facciamo prima mezzo metro di grata, ci fermiamo, andiamo dall'altro lato, completiamo questo mezzo metro di grata e procediamo avanti fin quando non finiamo. Con questo sistema siamo sicuri che togliamo tutte le colature che si fanno nel mentre verniciamo. Finito di verniciare la grata, ora passo al telaio del cancello per completare con l'antiruggine. Va bene, questo è il cancello finito con l'antiruggine, ora per passare lo smalto brillante aspettiamo più o meno un giorno e procediamo.
Allora, come smalto per il mio cancello ho preferito questo della Fox Color, che è un ottimo smalto brillante, all'interno del quale mi sono fatto aggiungere anche una piccola parte di additivo anticorrosivo. Anche per lo smalto vi consiglio di fare 2 mani per avere un'ottima copertura. E appunto, come abbiamo fatto con l'antiruggine, dobbiamo mettere dentro per la diluizione soltanto ed esclusivamente acqua raggia oppure diluente sintetico. Però questa volta dobbiamo aggiungere, invece del 20% come abbiamo fatto con l'antiruggine, dobbiamo aggiungere massimo un 15% di acqua raggia. Anche per lo smalto sintetico vale la stessa regola che abbiamo utilizzato per l'antiruggine. Facciamo prima mezzo metro di grata, ci fermiamo, andiamo dall'altro lato, completiamo questo mezzo metro di grata e procediamo avanti fin quando non finiamo. Ok, come vedete anche qua ho finito la parte centrale. Ora, per terminare con lo smalto, mi faccio il contorno del cancello e abbiamo finito. Ok signori, sono arrivato alla fine di questo video, vi ringrazio per avermi seguito e se avete gradito ciò che vi ho mostrato mettete un mi piace o meglio ancora iscrivetevi al mio canale. Arrivederci.